una pedaliera creata in collaborazione con Pagani, una personalizzazione in realtà dell'Asetec Invicta che porta dei dettagli estetici davvero molto belli su questo nuovo prodotto. In più, proprio in questo periodo, ragazzi, la pedaliera è stata pesantemente scontata nello shop di Asetec, la potete trovare a poco più di 750 euro e quindi versione 2 pedali con base plate. In più, grazie alla rinnovata collaborazione che ho con Asetec, qui sotto in descrizione troverete un piccolo codice sconto del 5% che abbasserà ancora di più il costo di questo bel prodotto. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, oggi parliamo di Asetec Pagani, un prodotto, una personalizzazione di quello che è già il modello Invicta di Asetec. Spero che qualche giorno fa vi siate goduti l'unboxing perché è sempre una bella esperienza con tutti i prodotti Asetec che curano molto anche l'aspetto estetico della confezione e curano molto quella che poi è l'esperienza di tirare fuori i loro prodotti, ma poi con la versione Pagani in realtà l'esperienza dal mio punto di vista aumenta ancora di più. Sarà che sono anche un fan del brand e appena lo tirate fuori con questo pedale così lavorato con la scritta Jura R, ragazzi, fa un bel effetto. A differenza del modello Invicta, in questo caso tutte le anodizzazioni di alcune componenti del pedale sono in questo giallo oro davvero davvero belle. In più in questo caso cambia che nella parte frontale, dove c'è il poggiapiedi, abbiamo qui in bella vista il marchio Pagani. Iniziamo subito col parlare dei materiali. Tutto il base plate e i bracci dei pedali sono in alluminio presso fuso. Nelle parti dove ci sono dei giunti ci sono dei cuscinetti a sfera. Tutto questo montato con una precisione, ragazzi, davvero ottima, e ciò rende i pedali totalmente esenti da qualsiasi tipo di gioco. In più, proprio a livello ingegneristico meccanico, i pedali possono supportare 200 kg di pressione e una pressione di scoppio, cioè una pressione istantanea, fino a 700 kg, quindi immagino non ci saranno problemi per l'utilizzo sim racing. Aspetto particolare derivato proprio anche dalla collaborazione che hanno avuto con Pagani è la forma dei pedali, che in questo caso rispetto al modello Invicta cambiano totalmente, perché sono identici a quello che è l'apertura reale a Jura R. Ragazzi, poi a livello estetico non mi dilungherei troppo, proprio perché è un prodotto che in realtà già si commenta da solo quando lo vedete nel video, ma vi assicuro che anche di persona l'effetto è davvero molto bello. Iniziamo subito a parlare degli aspetti peculiari dei singoli pedali. In questo caso la versione ufficiale è solamente 2 pedali, ma in realtà anche nel base plate, anche in questo caso, è possibile volendo collegare anche una frizione, perché poi anche sotto rimane comunque la possibilità del connettore con cui potrete utilizzare anche una frizione. Arriviamo adesso agli aspetti peculiari di ogni singolo pedale e come al solito iniziamo con l'acceleratore. In questo caso c'è questa pedana in alluminio molto molto bella. Io in realtà l'ho utilizzata sia con i calzini che con le scarpe, però personalmente per il genere di pedaliera consiglio e straconsiglio l'utilizzo delle scarpette
soprattutto poi per quanto riguarda il pedale del freno, ma ne parliamo dopo. A livello di regolazioni, in questo caso non è possibile spostare la pedana più in alto e più in basso, e soprattutto in questo caso non è anche possibile distanziare di più quello che è l'acceleratore dal freno. Questo perché anche le piastre che sono date in dotazione non hanno ulteriori fori per essere spostati, e quindi tutto questo tende a far assumere al pilota una posizione molto raccolta con i pedali. Però naturalmente a livello di regolazioni possiamo modificare l'inclinazione e la corsa del pedale. L'inclinazione si fa con questa regolazione qua davanti, andate ad allentare, vi faccio vedere. In questo caso, vediamo, io aumento l'inclinazione e poi andate a chiudere. In questo caso rimane più inclinato. E invece nella parte dietro c'è quest'altra regolazione, ma naturalmente con i video vi farò vedere meglio, in cui andrete a modificare anche la corsa totale del pedale. Io tendenzialmente tendo ad avere sempre una corsa del pedale dell'acceleratore abbastanza corta. Eccoci qua. A livello di feeling abbiamo una molla a torsione nella parte bassa del pedale e una molla a compressione nella parte dietro. In realtà poi all'interno della confezione troverete anche una seconda molla. Questa, come vedete, ha le spine un pochino più piccole rispetto all'altra e quindi andrà a fare delle modifiche più macroscopiche rispetto a quello che è il feeling, la durezza del pedale, ma potrete comunque tramite questa ghiera qui andare a dare precarico alla molla e quindi andare ad indurire quello che è il feeling. Aspetto molto bello dei cuscinetti e del tipo di materiale utilizzato da Asetec e che rende davvero molto fluido il movimento. Aspetto che poi tengo molto sempre a precisare e andare a vedere quando andate a premere sul pedale che la molla si va a comprimere sempre in modo lineare e non crea né giochi all'interno della molla né compressioni strane, e questo ne va a aumentare la longevità. Per quanto riguarda poi anche il cambio molla, ragazzi, si fa molto semplicemente andando a togliere questo perno, ve lo faccio vedere subito al volo, questo perno qui, vedete? E a questo punto andate a togliere tutto il sistema, vedete? Andate a sfilare, montate la molla che volete, rimontate, inserite, andate a reinserire il pedale e andate a chiudere. Questo è il tempo che ci vuole per la modifica. Per quanto riguarda il sensore, in questo caso abbiamo un sensore di Hall e quindi esente totalmente da pulizia, polvere eccetera, soprattutto perché tutta la parte elettronica è proprio all'interno del base plate e quindi a mio avviso a livello di longevità e durabilità della parte elettronica siamo veramente in questo caso ad alti livelli, e questo aspetto lo trovo ottimo a livello di longevità e anche a livello estetico si presenta sempre dal mio punto di vista molto bene. Passiamo adesso al pedale del freno, il protagonista, e ragazzi ve lo metto qui al centro, guardate che bello, io gli ho fatto tantissime foto perché si presenta davvero molto molto bene. In più nella parte frontale, in questo caso, vedete ci sono tutte queste zigrinature che con la scarpetta dedicata danno veramente un enorme grip al pedale del freno. In più mi è piaciuto particolarmente proprio la grandezza di questo pedale perché vi sentite veramente di premere in estrema sicurezza. E poi quando andrete a vedere anche nel software sono riuscito tranquillamente a utilizzarla con 60 bar, 59 bar, proprio perché vi dà sicurezza e vi fa sfruttare con molta serenità tanta forza facendo personalmente poco sforzo. Anche in questo caso l'inclinazione del pedale è gestita tramite questa regolazione qua davanti e in questo caso io, come vedete, li ho allineati leggermente più indietro rispetto a come vengono forniti di fabbrica. Arriviamo adesso a quello che è il fiore all'occhiello di Asetec ed è il sistema Torp. Il freno è un pedale totalmente idraulico con sensore di pressione. Per chi non conoscesse questo genere di sistemi, il pedale va a comprimere una prima camera all'interno del sistema che va a tirare un perno che sta da quest'altra parte. Vediamo, ve lo faccio vedere in diretta così capite meglio. Vediamo, eccoci qua. Andate a premere il pedale, il perno dietro si ritrae,
va a comprimere l'elastomero e quindi a secondo del tipo di elastomero, della durezza dell'elastomero che sceglierete, andrete a decidere quanto sforzo dovrete fare per raggiungere il doppio stadio di pressione. Questo perché questo genere di pedaliera con un sistema di pressione reale consente di avere una prima fase di compressione con un pedale che ha la sua corsa che viene decisa proprio dall'elastomero che scegliete, e nel momento in cui il pedale si andrà totalmente a bloccare con il suo fine corsa, potrete continuare a dare forza al pedale e scegliere quindi quanta forza dare soltanto con la memoria muscolare. In questo caso io ho deciso di utilizzare l'elastomero bianco. Vi faccio vedere anche velocemente come si rimonta il tutto. Eccoci qua, e andiamo a mettere il perno di chiusura. Questo sistema poi in più consente anche un'altra cosa. Fatto così, messo quindi anche un po' in compressione, perché volendo potrete anche andare a dare una piccola precompressione all'elastomero e quindi avere un effetto totalmente diverso e una corsa più breve nel primo step, ma volendo potrete anche tenerlo un pochino più lento, vi faccio vedere, eccoci qua, e poi andare a stringere il blocco dietro, e quindi in questo caso cosa succede? Vedete? Avete questa parte in cui la pedaliera riceverà comunque segnale, che sarà l'avvicinamento delle pasticche al disco, e poi iniziate la frenata. E anche questa fase la potete gestire voi come volete con queste regolazioni qui dietro. Molto molto interessante. In questo caso però, rispetto all'Invicta che io avevo provato, vedo che si va a perdere, vediamo, ve lo faccio rivedere, in questa parte qui, quello che era una piccola gommina che c'era, che in realtà dava uno step intermedio quando si innestava la seconda fase di pressione. In più, io sono un grande amante dei pedali con poca corsa, ma naturalmente ci sono molte persone che amano la corsa molto più lunga rispetto a quanto magari piace a me. In realtà quando recensì l'Invicta ancora non era uscito, ma adesso ci sono ulteriori kit long travel che consentono quindi una corsa maggiore del pedale, in più tutta una serie aggiuntiva di kit elastomeri che personalmente a chi ama pedaliere un pochino più morbide consiglio di acquistare contestualmente, che sia la Pagani che sia la versione Invicta, perché daranno molta più scelta su quello che è il feeling totale del pedale. Perché così come, a prescindere, in questo caso il bianco è l'elastomero intermedio, perché poi c'è il nero che è un pochino più morbido e in realtà il verde che è un pochino più duro. Ma appunto con il nuovo kit elastomeri in realtà avrete molta più scelta e quindi potrete avere più padronanza di quello che è il feeling finale che la pedaliera può offrirvi. Preciso anche in questo caso che se avete visto quando ho tolto gli elastomeri il pedale del freno tornare in posizione, è grazie anche in questo caso a una molla a torsione posta alla base del pedale, perché in realtà un sistema idraulico puro non potrebbe tornare indietro da solo, ma dovete farlo sempre manualmente. In realtà in questo caso il pedale torna indietro proprio per questa molla che hanno montato proprio per dare quella possibilità di cui vi raccontavo prima di simulare l'avvicinamento delle pasticche prima della frenata reale. Ma in realtà ragazzi, proprio per l'elettronica che utilizza e la sensoristica che utilizza, un aspetto che ho sempre notato nelle pedaliere Asetec è un segnale davvero davvero pulito. Ma per spiegarvelo meglio ho fatto un video per voi. Eccoci al Race Hub per la configurazione della Aiura R. In questo caso viene infatti subito rilevata la pedaliera. Nella prima schermata potremo andare a calibrare il freno e l'acceleratore. Clicchiamo su Calibrate, premiamo e rilasciamo Complete. Per quanto riguarda il freno, andiamo a premere con quella che vorremmo sia la forza massima, rilasciamo Complete e in questo caso avremo configurato il nostro freno. Come vedete, io come configurazione sono arrivato a 58 bar, questo dipende naturalmente dalla vostra posizione. Più riuscite a posizionarvi nel modo corretto e più arrivare anche a queste pressioni risulterà più semplice. Io di solito poi nella parte sotto vado a dare un minimo di zona minima sia all'acceleratore che al freno e in realtà anche sull'acceleratore un pochino di zona morta nella parte alta, in modo da essere sicuro sempre di arrivare al 100%. In questo momento all'interno della pedaliera è inserito l'elastomero nero. Vi faccio vedere, vado a premere, ecco, in questo punto qua sono arrivato praticamente alla massima corsa che ha questo pedale e vedete che ho questa ultima parte in cui posso continuare a premere pur
avendo il pedale totalmente immobile. Naturalmente a secondo dell'elastomero che andrete a montare avrete effetti diversi. La corsa che ha questo pedale è, a prescindere dall'elastomero che montate, questa. Naturalmente se vorrete avere un po' più di corsa rispetto a questa dovrete acquistare anche il long travel. Arriviamo alla seconda schermata ed è quella in cui possiamo attivare una sorta di curvatura di segnale. Vedete, così vi fa vedere anche come lavora, sia per quanto riguarda il freno sia per quanto riguarda l'acceleratore. Personalmente preferisco sempre un segnale totalmente lineare e andare a lavorare in realtà con la scelta degli elastomeri e il precarico che vado a dare al pedale. Nell'ultima schermata andremo a decidere l'intensità del LED e naturalmente la sua colorazione. A me personalmente il colore di default piace tantissimo e l'ho lasciato così. Penso per quanto riguarda il software di avervi detto tutto. Ragazzi, bentornati. Come avete visto, un segnale davvero pulito e tante regolazioni, curvature possibili su entrambi i pedali. Un aspetto poi particolare di questa pedaliera è che utilizza una scheda a 16 bit, quindi ragazzi oltre 64.000 punti. E in questo caso tanti punti reali di segnale sfruttabili con questo prodotto. E mi stupisce tutto quel segnale gestito elettronicamente in modo così pulito. Perché come avete potuto vedere, quando andate a premere i pedali, il segnale sale davvero sempre in maniera molto lineare, molto pulita, e questo mi stupisce sempre, soprattutto quando parliamo di prodotti con tutta questa risoluzione. La scheda madre poi ha un connettore Type-C e poi volendo ci sono due cavi, uno per connetterla Type-C al PC oppure tramite una normale USB. Aspetto che però ogni volta mi fa storcere un po' il naso è il fatto di dove è posizionato il connettore. Vi faccio vedere, è in questa parte qua, e tutte le volte col cavo, in questo caso l'ho fatto passare da questa parte qua. In realtà in un aspetto così pulito mi sarebbe piaciuto posizionato in un altro punto che renderebbe ancora più pulita tutta quella che è la linea di questo prodotto. Ma come dico sempre, adesso è arrivato il momento di farvela vedere in azione. Ragazzi, bentornati. Innanzitutto ringrazio come sempre Asetec di dare la possibilità al mio canale di recensire i suoi prodotti. Soprattutto il modello Pagani era un modello che avevo visto sempre in fiera e in realtà mi sarebbe sempre piaciuto averla qui a casa, proprio perché ha un appeal probabilmente anche legato al marchio Pagani, di cui io sono un grande fan, e soprattutto perché la volevo riprovare sulla mia postazione da quando ho fatto queste modifiche, perché mi consente di poterla montare in maniera migliore. E infatti lo avrete potuto già notare, da quando vi ho fatto vedere il software sono riuscito a utilizzarla tranquillamente, ma in realtà supero abbondantemente anche quel valore lì, a 60 bar. Questo perché, come sempre,
più segnale si riesce a sfruttare di una pedaliera, di un freno, soprattutto di un freno, più si riesce a essere sensibili nella frenata. Tutto questo unito alla grande precisione di segnale che ha questo prodotto, ragazzi, devo dirvi, mi sono trovato davvero bene. Naturalmente sottolineo sempre l'estrema solidità di quello che è il progetto Invicta fondamentalmente, ma come sempre tendo a sottolineare che è un prodotto, soprattutto nella parte del freno, che richiede una buona messa a punto, e naturalmente consiglio a chiunque fosse interessato di acquistare già nel bundle anche il long travel e gli elastomeri. Questo perché da originale, a prescindere che possiate utilizzare anche l'elastomero più morbido rispetto a quello che ho utilizzato io, la corsa totale del pedale sarà sempre e comunque quella. Naturalmente, come vi ho spiegato, nella parte finale il segnale non finisce. C'è ancora tanto segnale che potete sfruttare e regolare con la vostra pedaliera, ma la corsa è quella. E molte persone, soprattutto che approcciano al mondo sim racing venendo da prodotti di molta più bassa fascia, non sono abituati a lavorare con la memoria muscolare. A mio avviso il long travel aiuta di tanto ad abituare il piede, la forza, la memoria muscolare a una frenata migliore. Anche per l'acceleratore personalmente mi piace la fluidità che offre questo genere di sistema e anche tutte le regolazioni. Personalmente con la molla più dura e un pochino di precarico sulla molla ho trovato quello che è il mio feeling ideale. Naturalmente la mission di Asetec è quella di replicare quello che è un pedale da corsa e in questo caso replicare quella che è la sensazione della Pagani Ayura R, e personalmente al prezzo a cui la possiamo trovare oggi nel loro shop diventa un prodotto molto interessante. Naturalmente, come vi ho detto, lascerò tutti i link in descrizione per poterla acquistare con un piccolo codice sconto che abbassa ancora di più quello che è il costo totale di questo prodotto. Naturalmente, come sempre, vi consiglio di riguardare sempre dettagliatamente la recensione per capire esattamente quale può essere il feeling e se è adatto alle vostre esigenze. E quindi, se avete anche qualche domanda più specifica, fatemela nei commenti, cercherò di rispondere a tutti, magari anche su alcuni punti che magari posso essermi perso. Naturalmente commenti, like e iscrizione supportano tantissimo tutto quello che è il mio canale. Con questo vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!